Quando mi chiedono di definire il mio lavoro, inizialmente avevo un po' di difficoltà, perché non riuscivo a trovare una formula giusta per potermi definire. Intagliatore, ebanista, creativo. A me piace definirmi baloccaio perché si rimanda immediatamente all'idea di balocco, all'idea di Pinocchio, all'idea di giocattolo e di cose comunque legate al mondo dell'infanzia. Arrivo da generazioni di falegnami con mio bisnonno che impianta la sua attività nel 1905. Al periodo era ventottenne e sembrava già abbastanza vecchiotto rispetto a un ventottenne attuale. Notare al periodo com'era la sicurezza sul lavoro, anche perché le scarpe che indossavano sia mio nonno che l'operaio che mia nonna erano praticamente quelle degli indiani, erano scalzi. Mio nonno, quando eravamo piccoli, ci davano sempre questi bidoni di legnetti che erano sì destinati a essere messi nel caminetto, ma fino a quando il bambino ne aveva voglia poteva sempre comunque giocare a trovare delle forme o crearsi delle costruzioni. Un po' di dimestichezza con il disegno, studi artistici di un certo tipo e comunque sin da piccolo ho iniziato a trasporre i miei disegni da carta sul legno. Ci sono diversi modi per dare vita a una mia creazione, a un mio pupazzo. L'approccio è sempre l'idea, fermarlo su carta, trasporlo su legno, sagomare il legno. Qualche giorno fa viene un amico a chiedermi un lavoro particolare, un animale nuovo. Nel mio zoo c'è sempre spazio per aggiungere un animale in più e quello mancava. Uno degli aspetti che comunque mi caratterizza è la riconoscibilità dei miei animali. E diciamo che il sistema più semplice, più rapido per riconoscere un animale è farlo come lo pensa e lo vede un bambino. Quindi anche la mia talpa dovrà essere concepita nella stessa identica maniera. Quando io ho iniziato a creare i primi pupazzi, Pinocchio ce l'avevo comunque già come elemento importante, faceva già parte comunque del mio background personale. Quando mi sono diplomato, un docente mi ha detto: ma i tuoi lavori sembrano un pochettino quelli di Gino Tavolara. Io ancora non capivo bene chi fosse Gino Tavolara e quanto fosse importante nel panorama, diciamo, artistico e dell'artigianato artistico di Sardegna. E Gino Tavolara poi nel tempo mi ha dato dei nuovi spunti, però a me interessava tantissimo il discorso legato a Pinocchio.
Sorrisotto. Mamma mia, Sorrisotto, ma che nome brutto. A discapito dello gnomo in gesso del fantastico meraviglioso mondo di Amélie, che era più ingestibile da portare comunque nei viaggi, il mio Sorrisotto ci sta tranquillamente nella tasca del giubbotto, quindi uno neanche se ne accorge di avere comunque un peso con sé. Siccome poi la gente ha anche il piacere di fotografare il Sorrisotto e di mandarmi la testimonianza, guarda dove è stato il tuo Sorrisotto a Savacci Dua, perché magari il Sorrisotto è andato a farsi viaggi lontano e Maestro Dascia, che è il babbo del Sorrisotto, questo non gli è stato possibile farlo, per cui io mi accontento pure che si muova il Sorrisotto, l'importante è che poi il Sorrisotto mi mandi le sue foto dei viaggi. Molto semplice come cosina. Un aggeggino piccolino, costa poco, non disturba e puoi tenerlo sempre con te.